Loretta è un thriller psicologico ambientato negli anni 40, che racconta la storia di una casalinga, Loretta appunto, e di suo marito, Walter, un autore di romanzi polizieschi. Insoddisfatta dalla sua vita in una fattoria nel mezzo del nulla e frustrata dallo scoprire che il marito la tradisce, la donna arriva al punto in cui decide di prendere in mano il suo destino, spinta dalla scoperta che il marito ha stipulato una polizza sulla vita, indicando lei come beneficiaria. Da questo punto in poi, la storia di Loretta ruota attorno al modo in cui decide di porsi ai vari personaggi e quanto in profondità dovrà accadere. Non potremo infatti cambiare realmente il suo destino, ma potremo cambiare alcune parti della storia e il fato di alcuni personaggi, e questo impatterà su quale dei 5 finali otterremo. All'inizio la storia è interessante e fa un ottimo lavoro nel suo essere sinistra con la sola atmosfera, ma purtroppo più avanti diventano troppo frequenti i cliché narrati in molte altre opere e la narrazione è spesso ingenua e poco credibile. Loretta è un'esperienza estremamente guidata, in cui dovremo semplicemente muoverci. Come in molti altri giochi narrativi, ci sono decisioni da prendere che ci faranno pensare di avere un qualche tipo di controllo, ma in realtà queste non cambieranno molto. Loretta è condannata fin dal principio, e tutto quello che potremo fare sarà fermarla dall'andare troppo oltre o lasciarla precipitare sempre più nel baratro. Potremo far muovere Loretta attraverso le varie stanze, non molte a dire il vero, osservando i vari oggetti che potrebbero essere sia utili per risolvere un puzzle che per prendere una qualche diramazione nella storia. Ci sono anche dialoghi a scelta multipla, ma molte di queste in realtà non contano, perché non importa quale sceglieremo, Loretta farà sempre di testa sua. C'è un inventario, ma lo useremo molto raramente, dato che il gioco non ha puzzle veri e propri. Tra un capitolo e l'altro, però, ci sono dei minigiochi. Questi non sono veramente difficili da risolvere, semplicemente non sono divertenti, o, peggio ancora, malamente implementati. Alcuni non hanno semplicemente senso e sarà molto più semplice fallire più volte solo per non aver capito cosa effettivamente dobbiamo fare. E una volta invece che l'avremo capito, sarà una bazzecola risolverlo. Alla fine, una singola partita dura circa 3 ore e al di là di trovare tutti i 5 finali e le scene di game over, non c'è un reale motivo per ricominciare il gioco e farlo può essere piuttosto noioso, perché nella sua brevità il gioco è comunque lento. La grafica pixellata di Loretta, in alcuni frangenti, fa un ottimo lavoro nel ricreare la giusta atmosfera per la storia. Altre volte non così buono, specialmente per quanto riguarda i personaggi senza faccia, che si assomigliano un po' troppo gli uni con gli altri. Nel complesso, comunque, la grafica del gioco crea una buona atmosfera con il suo misto di pixel e brevi illustrazioni che interverranno nei momenti chiave. Il gioco non ha doppiaggio, ma la colonna sonora è di buona qualità, con molti brani evocativi che si adattano bene all'atmosfera noir. Ci sono poi dei classici effetti sonori come assi scricchiolanti e misteriosi rumori che provengono dall'oscurità che riempiono la solitudine della casa di Loretta. Purtroppo il gioco non è tradotto in italiano. Potenzialmente Loretta poteva essere un buon prodotto, ma ci sono molte lacune. Fa un buon lavoro con l'atmosfera, ma la narrazione è spesso ingenua, con troppi cliché, e i minigiochi, o puzzle se così vogliamo chiamarli, sono goffi, male implementati, al punto da sembrare addirittura superflui.